avendo anche un minimo di accento italiano, io sarei sempre stata solo un personaggio italiano. La lingua è composta da matematica e da musica. Ci insegnano solo la matematica. Com'era, scusa? Io? No. Dopo mi date il voto. Ti dico solo una regola che ti cambierà la vita. Siete Vai. pronti? Benvenuti a Globers Podcast. Oggi siamo super contenti, io e la Valle, di avere due ospiti d'eccezione, Arianna e Aurora, che sono founder, innanzitutto sono sorelle, giusto? E sono anche founder del progetto Online Language Lessons, che non solo è una scuola di lingua sia online che in presenza in UK, ma anche un progetto di divulgazione sui social, una pagina Instagram in cui condividete sketch, reel molto divertenti, ovviamente targetizzati a italiani che vogliono imparare l'inglese o perfezionarlo. Partiamo innanzitutto avendo due ospiti, magari con Arianna, e raccontaci un pochino che cosa ti ha portato a scegliere UK come destinazione, cosa hai fatto lì, un pochino il tuo percorso, ecco. Ok, allora ho iniziato tipo secoli fa, quando ero giovane. Volevo studiare, ho fatto il liceo linguistico e sono sempre stata una mega fanatica delle lingue. E era all'inizi dell'Erasmus, quindi parliamo del 2002 più o meno, e ho scoperto questa università che permetteva di studiare fino a 4 lingue, cosa unica in tutta Europa. Siccome appunto il mio obiettivo era imparare più lingue possibili, io sono andata lì, ne ho studiate 4 in inglese, però non mi bastava. E niente, è stata un'esperienza meravigliosa, perché comunque vivere in un campus universitario con gente da tutto il mondo, varie culture, varie religioni, eccetera, mi ha formato non solo dal punto di vista linguistico, perché poi effettivamente il modo in cui sono insegnate le lingue lì è molto pratico, diversamente da qua. Qua vai all'università, fai letteratura, fai altre materie che in realtà sono remotamente collegate con la lingua, ma non impari a parlarlo poi, effettivamente. Lì invece mi hanno formato dal punto di vista linguistico, ma anche è stata un'esperienza estremamente formativa dal punto di vista di vita. Mi ha aperto la mente e sono tornata mega entusiasta. E dopodiché mia sorella Hai contagiato tua sorella. Ho contagiato mia sorella. Sì, decisamente. Che ha fatto un altro percorso in realtà. Sì. Okay. Cos'è che hai fatto te, Aurora? Allora, io vedevo Arianna che ha la bellezza di tanti anni più di me, ma non troppi. Ok, non si direbbe. Sembriamo uguali, sembriamo gemelle, ma non è così. Quindi io ero bambina e vedevo mia sorella grande che viveva in Inghilterra, parlava le lingue, parlava inglese, cioè aveva tutti questi fidanzati inglesi. Io dicevo, cavolo, che bello, bellissimo. E quindi niente, sono cresciuta con questa idea di andare a studiare all'estero, seguendo comunque quella che all'epoca era il mio modello. Ma l'hai vissuto anche un po' come una pressione su di te, negativa, o come una spinta no, assolutamente, positiva? perché noi Ok. siamo cresciute viaggiando con i nostri genitori per lavoro. I nostri genitori avevano dei negozi che vendevano oggettistica, immobili da tutto il mondo. Quindi andavamo in Thailandia, andavamo in Vietnam, andavamo in India da bambine, Marocco, Siamo cresciute viaggiando. Tunisia, Quindi Madagascar, l'esposizione seguendo loro a comprare le cose per il negozio. Quindi bello. vedevamo che loro in qualche modo, che oggi ci chiediamo, non sappiamo come, perché all'epoca non parlavamo inglese, ma li vedevamo che comunicavano in qualche modo in inglese con questi indiani, questi indonesiani, per organizzare i container da spedire in Italia e noi dietro a loro. Quindi siamo cresciute viaggiando e a contatto con culture straniere, con lingue straniere, eccetera. Quindi E non era poi neanche così strano no. di andare in UK, era comunque Allora, c'è da quasi dire quasi naturale, che ecco. i nostri genitori ci hanno sempre spinto a studiare l'inglese, Ok. perché anche io sono nata nell'83, già ai tempi, io mi ricordo ero bambina, mia madre si era interessata per iscrivermi alla British School qua, per fare la scuola inglese, ma era troppo caro. Però ci hanno sempre spinto a fare, quindi loro stessi non hanno un livello di inglese altissimo tuttora, ma
hanno sempre capito l'importanza di essere esposti al proprio mondo. per via della loro passione per il viaggio si sono sempre sentiti in difetto perché non potevano comunicare al 100%. C'era Quindi ci hanno sempre- sempre detto fin da bambine, ragazze, Dovete studiate le imparare lingue, l'inglese, studiate sì. le lingue. C'era questa pressione positiva da parte della nostra famiglia di le lingue sono importanti, eccetera, sì. eccetera. E quindi ci hanno sempre supportato E quindi comunque in queste ci scelte. hanno trasmesso questa passione. passione, questo desiderio, Sì. questo desiderio. E Vabbè. allora tu dicevi quindi che hai fatto un percorso però leggermente diverso. Leggermente diverso. E in cosa consisteva il... Allora, io amavo l'inglese, ero brava in inglese per via del fatto che i miei spingevano, Sì. passavo l'estate in UK, anch'io per vacanze studio e quant'altro, avevo la sorella grande in Inghilterra, quindi comunque c'era la passione per l'inglese, però volevo fare l'attrice, quindi Ecco, fin da bambina Arianna Posso confermare. ho dei video. Infatti. Cioè, da quando avevo 5-6 anni mio padre mi ha regalato una videocamera e filmavo le pubblicità, le sfilate di moda, e coinvolgevo tutte le mie amiche a venire a fare, non so, gli Le show, interviste. piuttosto le interviste finte. Signora, oggi cos'è successo? È caduto il gatto giù dal balcone. Cioè, facevamo proprio... l'avevi già. Cioè, io era quello. E il fatto che io oggi faccia esattamente quello che facevo a 6 anni mi sembra allucinante, però sono molto felice di questa cosa. Quindi, volendo fare l'attrice... mi sono anche resa conto che comunque è difficile, è molto difficile. È un bel bet, Sì. diciamo. Sì. Andare Esatto. nell'ambito. Quindi- Esatto. Per fortuna, la sua università, voglio dire per culo, però vabbè, per caso, la sua università offriva un doppio percorso di laurea che era Drama and Modern Languages. Quindi io Quindi potevo... proprio due corsi che ottenevi proprio due lauree due alla lauree, fine. una Ah, in ok. teatro Ok. e una in lingue. Si chiamano combined degrees. Sì. Qualsiasi università le offre, ma non tutti gli abbinamenti sono possibili. Esatto, Ah, esatto. E in questa esatto. università che avevo fatto io, in cui mi ero trovata veramente molto bene, offrivano drama and modern languages. Però, nel senso, bello. tu facevi i corsi di lingue con gli studenti di lingue e i corsi di teatro con gli studenti di teatro. Quindi io nei corsi di lingue ero a posto perché erano tutti stranieri che venivano da tutto il mondo o da tutta Europa per fare lingue in UK. Nel corso di teatro, drama studies o theatre studies, erano tutti inglesi, Io mi ricordo le prime lezioni, io venivo dall'inglese scolastico, dovevamo leggere un'opera teatrale a settimana, interpretarla, discuterne in classe con tutti questi studenti super keen, cioè questi drama students are not normal, just saying, sono tutti molto eccentrici. Io venivo da una piccola città in Liguria, cioè per me tutto questo. Ciao a tutti gli imperiesi. Ciao Imperia. Ormai Imperia fa capomundi, direi, dopo tanta la pubblicità che ne faccio. Comunque, per esempio, io venivo da un altro tipo di teatro, molto più drammatico, melodrammatico, più anche comico. E facevamo moltissime tragedie, ma tragedie inglesi allucinanti. Cioè, c'è un'autrice che si chiama Sarah Kane, che poi effettivamente Chissà perché. che ha scritto delle cose allucinanti e noi le dovevamo interpretare, del tipo Incredibile. violenze, del tipo proprio... veramente drama, ma di quello proprio nel senso anche italiano. È vero dramma. Scene Sì, sì. anche sessuali, e io mi sono trovata primo anno, primo mese in UK che parlavo la lingua ma proprio a dover riprodurre queste scene davanti a 20, 25, 30 studenti inglesi madrelingua in situazioni in cui ero proprio fuori dalla mia comfort zone. Allucinante. Esatto. C'è la difficoltà, Certo. la difficoltà già Ansia comunque di manetta. studiare. Esatto. Quindi diciamo che tutto psicologicamente, tutta questa idea del migliorare il mio inglese, il mio accento, eccetera, eccetera, viene dal fatto che comunque l'ho patita tanto. Perché una volta che mi sono laureata poi in teatro, mi sono resa conto che comunque avendo anche un minimo di accento italiano, io sarei sempre stata solo un personaggio italiano. Ok. E me ne facevo un cruccio. Certo.
Quindi poi ho deciso mi sono laureata e ho deciso di diventare insegnante di lingua a scuola, che tanto più o meno è come essere sul palcoscenico. Adesso no, però esatto. non vivi in UK, giusto? No, mi sono appena trasferita in Thailandia. Mio marito, Sam, perché l'ultimo anno di università ho conosciuto Sam, mio marito, Quindi faceva il che è suo stesso inglese. corso? No, O lui un altro? studiava scienze, Ah, ok. biologia. Ha deciso che non ne poteva più di Londra e sono anni che vuole mollare tutto e trasferirsi in Italia a fare il contadino. Ok? E c'eravamo quasi, stava per succedere perché la pressione è stata talmente tanta negli ultimi anni che alla fine gli ho detto: senti, va bene, facciamolo, basta che proviamo, vediamo cosa succede. Ma io non ce l'ho fatta a un certo punto, stava per succedere, stavo per tornare a Imperia a incominciare questo progetto, o lui a incominciare questo progetto di azienda agricola, e io non ce l'ho fatta. Proprio Perché? mi è venuta un'ansia sociale Ok. allucinante, perché Torni. sono cresciuta in quell'ambiente patendolo tantissimo, perché mi sono sempre sentita un po' diversa e Ok. questa cosa mi è stata fatta pesare tanto crescendo. E io l'idea di ritornare in un ambiente che mi ha fatta sentire, poi magari più nella mia testa, che effettivamente Certo. la realtà, ma adesso che sono così libera, che sono sui social, che mi espongo così tanto, che così tanta gente mi conosce, tornare in un ambiente dove all'epoca mi sono sentita oppressa dal giudizio delle persone, mi è venuta l'ansia e ho detto a mio marito: non ce la posso fare, non ce la posso fare. Per caso mi ha scritto una follower dicendomi: sono la capa di Modern Languages di questa scuola a Bangkok, questa scuola internazionale di Bangkok, cerchiamo disperatamente un insegnante di scienze, so che Sam si è licenziato da scuola, siete interessati? Wow. Dal nulla, Ok. questo era, Subito questo era arrivata. maggio. A agosto ci siamo trasferiti a Bangkok in 2 mesi. con 2 bambini piccoli, mollato tutto e abbiamo... Che sono poi quelli che si sono adattati più facilmente. Sì, i miei figli sono erano più... subito. Sì, quelli... Però se posso aggiungere una cosa che diceva lei, al tornare in Italia, anch'io che non ho l'esposizione che ha lei, comunque farei fatica, perché secondo me una volta che vivi in un contesto come Londra, tornare in un luogo monoculturale in generale, ma non niente a che fare comunque con la città per sé, perché comunque noi adoriamo Imperia, ci troviamo veramente bene. Quando Imperia? Da dove ti è uscito Imperia? Imperia. Ah, ok, grazie. Sono le istruzioni di Alessandra Battaglia. Hai ragione, Imperia. E una volta che sei esposto a una città comunque monoculturale, Londra è il mondo intero in una città. Sì, infatti. Noi abbiamo amici di qualsiasi nazionalità, qualsiasi religione, tornare in un posto piccolino e monoculturale, comunque Provinciale. sì, comunque inevitabilmente fai fatica. Certo. E quindi soprattutto per chi fa un lavoro come il nostro, che è molto esposto al mondo in generale, secondo me è complicato. Comunque nel frattempo avete poi deciso anche di fondare quello che adesso è Online Language Lessons. Oddio, ho deciso, è capitato. È Sì, è capitato. decisamente capitato. E com'è collaborare tra sorelle anche nel business, quindi essere così unite anche lato business. Allora, Qualche coltello. secondo me Rispondi tu. rispondo io che sono più diplomatica. No, decisamente no. No, allora, naturalmente litighiamo tantissimo. Ok. Però la cosa che secondo me ci accomuna sono due. In realtà c'è estremo rispetto verso quello che fa l'altra persona e ammirazione, perché quello che fa lei io non lo potrei mai fare e quello che faccio io non lo potrebbe fare lei. E siamo estremamente compatibili, perché lei ha una creatività che è unica, a mio Sì, parere, sì, e sì, non perché sono sua confermo. sorella. E io sono estremamente organizzata. Entrambe eravamo disoccupate in quel periodo. Io mi ero trasferita in Inghilterra 3 settimane prima della pandemia e ho deciso di tornare alla mia passione, che sono le lingue. Lei... No, io ero in realtà in Qatar in quel periodo lì, Sì. perché Sam e io e Sam siamo andati a insegnare in una scuola britannica in Qatar perché volevamo fare un'esperienza di insegnamento all'estero, essendo entrambi insegnanti. All'estero dall'estero, Sì, sì. perché siamo entrambi insegnanti di scuole superiori in UK, quindi dopo tanti anni di insegnamento in UK volevamo
un cambio di vita, questo prima di avere i bambini. E, siamo andati e è scoppiato il Covid mentre eravamo a Doha. E non lo raccomando al mio peggior nemico proprio. È stata un'esperienza molto molto difficile e la scuola per cui lavoravamo a Doha ha rifiutato di darmi la mia referenza. E io senza referenza non potevo più lavorare a scuola. Ok, perché quindi senza referenze tu non puoi lavorare in una scuola perché sei a contatto con minorenni, Sì, ok? giusto. Quindi per il rotto della cuffia Sam è riuscito a ricevere la sua e è tornato a scuola a lavorare. Io mi sono trovata col mondo, come si dice? Sì, mi è caduto il mondo addosso perché ho detto cavolo, io ho studiato come una matta, sono andata in Inghilterra, sono andata in giro prima, mi sono laureata, ho fatto il teacher training, ho fatto un postgraduate per insegnare, sono un insegnante, adesso non posso insegnare, ma cosa faccio? Al che mi sono messa a fare i primi video online per cercare almeno degli studenti per fare lezioni private e intanto cercare di aggiustare la mia situazione dal punto di vista legale. E niente, quei video sono andati virali, ma subito. Cioè, nel frattempo io avevo lasciato il lavoro e mi ero iscritta appunto all'Università di Cambridge per avere anch'io un teaching certificate e ottenere il CELTA, che è un certificato riconosciuto a livello mondiale per insegnare l'inglese agli adulti e tra l'altro io volevo farlo face to face, ma c'è stata un'altra ondata di pandemia, quindi è switchato tutto online, ma è stata la mia fortuna in realtà perché ho imparato a insegnare bene online. No, è vero. Quindi in contemporanea io stavo studiando per ottenere questo certificato e la sua pagina è andata virale. E siccome lei già si sono combinate le due cose e abbiamo iniziato a ricevere avevate richieste magari delle richieste dei clienti. Sì, cioè io ho iniziato a ricevere un sacco di richieste per lezioni private, sono diventate così tante che le ho dovute raggruppare e poi dividere per livello, poi io poco dopo scopro di aspettare gemelli, quindi io mi trovo super pregnant a lavorare dalle 5 del mattino alle 10 di sera a sto computer per fare le mie lezioni, fare i miei video. Ci sono dei miei video dove sono incinta che sono una cosa gigante, faccio fatica a respirare, comunque today we're gonna learn 3 words e sono lì che faccio fatica a respirare. No, per favore. Sai quello della ricetta? Cos'è che avevamo fatto? Sì, Eat and mess. E niente, lei mi dice no, ho talmente anche tante richieste che non riesco manco a starci dietro. Tu che sei organizzata, aiutami a gestire questa cosa. In cambio tu ti prendi tutte le lezioni che vuoi. Ma così abbiamo iniziato così. Poi siccome abbiamo visto che funzionava bene, insegnavamo bene, gli studenti ritornavano, si riscrivevano, lei era talmente incinta che ha detto no vabbè io devo prendere qualcun altro perché non ce la faccio e inizia a fare i revenue diciamo su qualcun altro, nel senso, ed è pian piano diventata una scuola. Abbiamo poi negli anni creato il nostro sito, fatto la nostra piattaforma, ma all'inizio abbiamo scritto dei libri. Sì, poi pian piano le cose sono arrivate, ci hanno contattato per scrivere dei libri, eccetera, e adesso, insomma, siamo ormai una compagnia a tutti gli effetti da un anno. E quanti ne avete adesso di insegnanti? Allora, siamo una decina. insegnanti, una decina. Ma è difficilissimo trovarli. Noi siamo molto bravi. Ma sono insegnanti italiani che non necessariamente. Lì, oppure, cioè quindi anche italiani. Allora, per noi, come si dice, diamo tanto valore all'essere bilingue, quindi non all'essere native speaker, ma all'essere bilingue, cioè, quindi comprendere le difficoltà ed di avere imparare una nuova lingua, non solo parlarla. Infatti entri sul nostro sito, la heading è You don't have to be a native, perché per noi il valore vero e aggiunto è io non sono nato imparando questa lingua perché il mio environment me l'ha imposta, ma ci sono arrivato. Ho faticato, ho studiato e sono arrivato a questo livello. Per me questo è il valore aggiunto, non il fatto che tu sia native speaker perché hai assimilato la lingua semplicemente e poi, crescendo. Secondo me la cosa proprio bella che avete è il fatto di trasmettere la passione, la passione e far capire allo studente l'errore anche che sta facendo. Sì, vabbè, basato sulle nostre esperienze di vita. Sì, certo. Quindi quando io scrivo i miei sketch per i social, penso che comunque il percorso di apprendimento attraverso uno dei miei video sia l'empatia. Cioè tu ti senti
tu senti le emozioni che vive Laura, il mio personaggio, e tutte le sue difficoltà, i suoi momenti di panico, Completamente. esatto. Le figuracce. Quindi le figuracce, quindi Cosa tu, pensa mentre è nella cioè, io ti situazione. posso spiegare la regoletta. When you are arriving in a city, you should use in. Poi Cheat. lo possiamo imparare così. Oppure possiamo impararlo con l'empatia di sentirsi nella situazione in cui si sente il personaggio, dove deve usare o deve dire qualcosa e va in panico O perché ancora non ci peggio riesce. rispondere quando ti parla un native Esatto. speaker. Esatto. C'è una beh? E quindi questa cosa qua, diciamo, che aiuta, secondo me, secondo la mia metodologia, lo studente a vivendo veramente la situazione impari, perché è per questo che molti dicono non impari la lingua se non vivi all'estero, e ricreando queste situazioni tu emotivamente le vivi come se fossi all'estero. Sì, sei non è una completamente lezione coinvolto. Infatti io mi rendo conto che anche i video che fai te, cioè mi sembra proprio di trovarmi nella situazione. Un sacco mi scrivono sotto di tipo mi sono impanicata, adesso c'ho l'ansia, mi hai fatto venire l'ansia. Sì, sembra proprio di essere lì dentro, anche tu, sì, effettivamente arrivano molto diretti, insomma, più che la regolina, come magari Esatto. fanno anche tanti altri, magari. Sì, che ci sta, sì, di sì. accompagnamento. La non è cosa, che- tra l'altro, è che appunto non importa quanto tu bene possa sapere l'inglese. Io mi ricordo il primo giorno in cui ho messo piede in Inghilterra, il mio primo giorno di università, o comunque il primo giorno in cui sono arrivata all'università per la Freshers Week. Arrivo a Stansted, sono uscita con 9 al liceo linguistico di inglese, quindi avevo un livello già molto alto. Ho fatto il Cambridge perché comunque per arrivare Ti serve una per entrare certificazione. all'università ti serve la certificazione. Quindi comunque ero abbastanza confident, tra virgolette. Io mi ricordo il momento che ho dovuto arrivo a Stansted, dovevo prendere il biglietto dell'autobus. Arrivo al ticket counter. Che è la prima pagina di molti libri, come prendere il treno. L'ansia. come E chiedere- io ho detto, ma se questo è il mio mondo, da adesso in poi io preferisco Muoio. morire. Ok? E poi pian piano, vabbè, ce l'abbiamo fatta. Infatti adesso il nostro progetto è proprio quello di evitare questo. Sì. I nostri corsi di pronuncia non sono tanto mirati a devi parlare come l'inglese perché fa figo. Ma devi capire Anche se fa l'inglese figo, perché comprendere. non te lo insegnano a scuola, ti insegnano la parte grammaticale che è la matematica, ma la lingua è composta da matematica e da musica. Ci insegnano solo la matematica, la grammatica, i vocaboli, mettere assieme le sentences, ok, scrivere un essay, ma I la parte suoni, musicale no. manca Sì, sì. Sì. ed è fondamentale, senza quello. No, tra l'altro anch'io ho vissuto, insomma, proprio sulla mia pelle. Io ho vissuto un anno in UK, vicino a Manchester. Oddio! Vicino a Manchester, tra l'altro neanche Manchester, era Crewe. Ok. E... Com'era, scusa? Crewe? No. Dopo mi date il voto. Vabbè, dopo un anno lì non ho neanche imparato a dire. No, ci ho messo un po'. No, ma faccio fatica anch'io a capirlo. All'inizio credo fosse Crewe, non capivo neanche io come pronunciarlo. E lavoravo nel settore automotive e quindi avevo a che fare direttamente anche con persone in produzione, persone estremamente local. Oddio, aiuto. E cioè ci ho messo un anno già partivo abbastanza confident, ok, del mio livello di inglese, nel senso avevo già studiato all'estero, ho fatto le mie esperienze, per quando ci si interfaccia con persone che proprio non hanno visto nulla al di fuori della loro, insomma, città. Sì. Mi sono reso conto che Sì, una vabbè, poi lì è difficoltà, tosta. da piangere. No, quasi. ma sai cos'è il problema? È che noi impariamo l'inglese Sì, sì. dallo scritto o con insegnanti che non hanno mai vissuto all'estero e quindi assolutamente il nostro cervello non è in grado di riconoscere i suoni della lingua. Perché si basa sul sistema fonetico e fonologico italiano nostro e quindi il nostro orecchio, il nostro cervello proprio non riconosce i suoni dell'inglese parlato dai nativi, ma perché non ci è mai stato insegnato. Se invece fin da subito, fin da bambini,
impariamo i suoni per quello che sono e non all'italiana, sarebbe tutto molto più semplice. Ok. E ragazzi, un'altra cosa che vi volevo chiedere, visto che abbiamo un po' toccato la parte dell'accento, cioè quanto è importante secondo voi l'accento per sentirsi proprio integrati Dipende. in un paese, o almeno per voi, cioè voi vi sentite appunto, Perché alla fine... non vi sentite più straniere, diciamo, magari in Inghilterra, No, sì, quando c'è però- stato lo switch? Per me è stato iniziare a lavorare a scuola con studenti inglesi, 15enni, 13enni, e avere un accento non va a tuo favore, ok? Perché il momento in cui ti arrabbi, please could you sit down? Please could you sit down? Please could you get the book out of your bag? Please could you get that book out of your bag now? And then out of the bag. And then your accent comes out when you're angry. Cioè, il tuo accento esce when they take the piss. e poi quando ti arrabbi, ovviamente stai rispondendo in maniera impulsiva e molto spesso il tuo accento viene fuori più forte. E quindi loro, invece che tirare fuori sto cavolo di libro dalla borsa, me l'ha buttato io bag, spaghetti, pizza, iniziavano a prenderti in giro, che è l'effetto opposto, ok? Sì, Quindi sì. per me avere un accento era un cruccio, sia dal punto di vista della recitazione, sia dal punto di vista autorevolezza, ma anche proprio sentirsi... sì, professionalità. Ma anche se vuoi fare carriera Ma in una company esatto. a Londra, se Esatto. parli con un accento neutro, ti prendono più sul serio. prendono più sul serio. Sì. Cioè c'è quella cosa lì, nel senso che mi sono trovata tante volte in tante situazioni dove io volevo comunicare un qualcosa, un concetto, e mi sono trovata in difficoltà o per via del mio accento e della pronuncia, o per via ovviamente della mia scelta di vocabolario, e mi sono detta, cavolo, io sono molto più intelligente di così, ma perché non riesco, o più simpatica addirittura, più simpatica di così, sono molto simpatica, ma non riesco a fare battute in inglese, cioè tutte le volte che le faccio non ride nessuno, c'è qualcosa che faccio male. Quindi il desiderio di voler trasmettere la tua personalità Cioè, chi sei genuina sì. in un'altra lingua è quello che mi ha spinto più di tutto a voler migliorare il mio inglese in generale, ma il mio accento proprio per entrare in contatto con i native speakers, perché per loro ovviamente percepivano più il mio accento che la mia certo. personalità. Sì, sì. Poi vabbè, l'accento sexy, l'accento italiano in realtà è sexy, così ci dicono. Quindi Sono scelte tenerlo un po' personali. sì, 100%. non è esatto. Più che altro noi veramente ci teniamo. Vabbè, questo è una delle motivazioni, e diciamo, se vuoi neutralizzare il tuo accento è possibile studiando. È stato interessante come hai detto tu, che hai voluto imparare l'accento proprio per trasmettere chi sei davvero, Sì, cioè come un modo sì. per evitare che ci sia una barriera nel Sì. comunicare chi sei. Nonostante molta gente mi dica, ma tu sei italiana, comunicare chi sei davvero dovrebbe essere avere il tuo accento italiano. Esatto, era questo il punto che volevo, perché avrete magari degli studenti che un po' rivendicano il proprio accento, dire no, questo Noi accento no, qua vanno con altri. vado da Noi no, Sì, da noi vabbè. vengono per quello. Da noi vengono apposta per però quello, il fatto sì. dell'identità legata all'accento secondo me è un tema. Ci sta. Sì, c'è stato, Dire, ma io infatti noi voglio rivendicare chi sono Ci italiano, sta. e quindi se uno vuole E conoscere io invece davvero, voglio dirti, sono appassionata di lingue e apprezzo anche la loro musicalità e voglio impararla. Sì, sì. no, è bello come E secondo me dimostra anche tanto impegno e tanto sì, studio. esatto, Cioè, se tu sì, arrivi a un esatto. livello quasi madrelingua di una lingua, secondo me anche la gente rispetto, se vuoi, rispetto, della dice lingua. cavolo, Sì, sì. che brava questa persona, Ma quanto ha Ma studiato. infatti secondo me spesso si vedono anche online dei video di altri content creator sull'inglese che dicono ma ragazzi, ma tutto questo fanatismo sull'accento, avere il proprio accento, guardate che bello. Sì, ma non hai colto il messaggio. Cioè il messaggio non è che L'accento- devi avere avere l'accento l'accento brutto. inglese perché fa figo, cioè è tutt'altro, è cultura, Esatto, è studio, è sentirsi integrato, è comprensione, sono quelle le vere motivazioni Certo. per cui va studiato un accento. Poi ognuno ha una motivazione
diversa, chi per lavoro, chi perché vuole viaggiare, chi perché vuole appunto migliorare la pronuncia, chi perché ha i figli che vivono all'estero, quindi abbiamo le anziane pensionate che dicono no, mio figlio vive ad Amsterdam, quindi devo andare fidanzato con una nasce il inglese. nipotino, dopo non posso comunicare. Io con Esatto. la famiglia della moglie e del Quindi, marito. in realtà io devo dire, lei fa solo corsi di Sì, pronuncia, al io momento sì. faccio anche Uskis perché mi piace tantissimo insegnare Uskis, non riesco a rinunciare. Ed sono tutte le nostre classi sono meravigliose. Sì. Poi forse perché arrivano a noi soprattutto tramite i suoi canali, è tutta gente di un certo tipo, Che ha un certo po' di umorismo, esatto. che ha un certo modo di vedere il mondo. È bello come screening. Infatti effettivamente. quando abbiamo fatto Sì, i sì. corsi in presenza, abbiamo iniziato a fare i Bellissimo. nostri workshop of sounds in presenza con gente che veniva sapendo di fare lezioni di pronuncia con il teatro, parrucche e quant'altro. Mamma come ci Ci divertiamo. siamo innamorati, sono Ma infatti- fantastici. ma i video Siamo che riusciti- mettete, cioè, sono incredibili. degli Sì, studenti. degli studenti. Sì, che si meraviglioso. divertono Quando abbiamo proprio. fatto quello di Milano un anno fa, che è stato il primo shock della vita, 44 Positivo. persone, Ok. dei pazzi, simpaticissimi, si buttavano, cioè si è creato un ambiente che in una classe normale di inglese non ho mai visto. Tutte queste persone attratte da i miei sketch, il nostro modo di insegnare, quello che abbiamo praticamente come si può dire? Scremato. Scremato, sì. Persone che target. hanno quel tipo di Ma anche agli eventi dal vivo, vibe. la vacanza studio a Londra, che bello. Cioè, noi poi li portiamo e l'abbiamo chiamata infatti The Unconventional London Experience, perché praticamente li coinvolgiamo nella nostra vita di tutti i giorni. Lei vabbè adesso vive a Bangkok, però si è appena trasferita. sì. Li porteremo a Bangkok. Porteremo a Bangkok. Nel nostro quartiere li portiamo a mangiare il fish and chips dove andiamo noi, bello, al infatti. pub, cioè lì Vivere. anche lì viene gente bellissima perché tantissimi smollazzano la famiglia a casa, soprattutto tante donne. Ok. E è la loro vacanza Sì, libera. esatto. Me lo sono Quindi legano regalato. tantissimo tra di loro anche, Sì. quindi no, bellissimo. No, molto bello. Volevo un attimo ritornare appunto a Aurora, visto che ci stavi un po' raccontando che alla fine avete questi studenti così appassionati, che è un po' anche da come fai tu i tuoi video alla fine, cioè sei unica, mi viene un po' da dire. Ma Confermo. spiegaci un po' il tuo Nel bene e metodo. nel male. Esatto. Il mio metodo. Sì, c'è questo language through drama che comunque io lo pronuncerò male, mi dispiace proprio Lingua davanti tra a i voi. denti. Through drama. Infatti. Attraverso il teatro tu non sei tu sei qualcun altro, Sei un ok? personaggio. Io sono un personaggio, Esatto, ok. ok? Quindi puoi esagerare, ok? E quindi tu da fruitore, da audience, è un po' tipo la catarsi della la tragedia greca, è uguale, tu vai attraverso tutto questo bagaglio emotivo che vive Laura, il personaggio italiano, vivi la situazione con lei e impari attraverso queste situazioni imbarazzanti. Quindi per me il potere del teatro in questo è proprio quello. Poi ovviamente c'è tutta la questione di esagera l'intonazione, puoi sempre come si dice, turn it down, diciamo. moderare, Per esempio al livello 4 arriviamo a fare le intonazioni. Bellissimo. Quindi tu la stessa frase la puoi dire con una pronuncia perfetta, ma usando un'intonazione italiana. Quindi, per esempio, un italiano direbbe "What's your name?" L'ho pronunciata bene, ma l'intonazione era sbagliata. "What's your name? Where are you from? What are you doing? Is that why you're here?" Si va a scendere nonostante siano domande, mentre un italiano direbbe "What's your name? What are you doing? Why are you here?" Why are you here? Why are you here? No, la posso pronunciare bene, però quindi il teatro ti fa apprezzare tutta quella parte della voce, della musicalità della voce che è totalmente connessa alla lingua. E poi c'è tutta la parte anche del discomfort che sia il teatro che parlare una lingua che non è la tua alla fine ti porta ed esagerare entrambi nello stesso momento magari Sì. aiuta a buttarsi Ma sai totalmente. cosa? Scusami, in realtà la chiave è questa, Sì. che tu quando parli la lingua straniera ti sembra di recitare,
ti sembra sì, di infatti, esagerare alla fine è vero. anche e dice quello. cavolo, io però a me mi sembra di non essere me, mi sembra di comunque fare dei suoni che non sono, produrre dei suoni che non sono parte della mia natura o delle E quindi si intonazioni, vergogni. e quindi uno sì, si vergogna sì, e dice sì. non lo faccio, quindi lo faccio all'italiana perché mi sembra di far finta. Sì, E sì. purtroppo il tuo cervello lo percepisce inizialmente come sto facendo finta, perché non mi viene naturale Sì, sì. dire Ok, what's sì, your name? Where are you from? No, scusa, questa è l'italiana. What's your name? Where are you from? Quindi non mi viene naturale dare questa intonazione. Sto imitando, sto recitando. Quindi Poi per pian questo piano funziona. diventa naturale comunque. Sì, e poi È viene una naturale. questione Sì, Ma perché- per voi invece adesso, cioè, vi sentiamo e sembra che siate nate parlando inglese, ma qual è stata quella... Immagino che per voi sia stato comunque ovviamente un Studio. processo di Sì. imparare la lingua. Qual è stato quell'aspetto dell'intonazione della lingua che avete avuto più difficoltà a togliere o che su cui Ma state allora magari comunque io ancora un po' di lavorando? accento ce l'ho. Io secondo me una cosa in cui io faccio veramente fatica è le S. io le H. Le H. C'è Sì. qualcosa, c'è una cosa che si Dite. chiama hypercorrection, che è una cosa che Ok. facciamo noi italiani, che è una cosa assurda e lo facciamo tutti, che è quello di mettere H dove non ci sono e non pronunciarle dove ci sono. Hi, È vero, sì, sì. hi ham, Aurora. How are you? Hi ham, i bambini lo fanno tantissimo, si chiama ipercorri. In italiano non lo so. Ipercorrezione? Ipercorrezione. Perché ti dicono Hypercorrection. devi aspirare la H e allora Lo si inizia a aggiungere No, poi un po'... inizi, il tuo cervello inizia a cercare di imitare la lingua, Sì, sì. però aggiungendo queste vocali aspirate, si chiamano praticamente, Sì. dove non dovrebbero, Sì. ok? Ok. Quindi un esercizio che facciamo è Hi, have you ever eaten ham? E poi lo devi dire velocemente. Ok. Hi, have you ever eaten ham? Have you ever eaten ham? Have you ever eaten ham? E ti assicuro che quando lo facciamo fare ai nostri studenti, il 90% ci va a inficcare delle H dove non devono. Quindi Have you ever have you ever eaten ham? eaten ham? Eaten ham. Mhm, è assurdo che lo facciamo tutti, eh? Sì, sì. E noi non abbiamo l'H in italiano. Quindi è interessantissimo per questo. questo, Sì, questo Mentre per loro è proprio una consonante, quindi la devi pronunciare. non sempre. Non sempre. Però vabbè, fate il quello. nostro corso e poi lo Eh, scoprite. no, le S invece, le S anche in italiano possono essere pronunciate sia S come sole o Silvia e Z come rosa. Ok, Ok. non ci ho mai pensato. Quindi i plurali spesso vanno pronunciati con S o Z a seconda, o le terze persone o in generale. Per fine esempio parola. dici cats, però dici dogs. Ok. Ok, queste qua per me io ancora vado veramente a caso. Cioè, A caso non è o a vero. caso? a caso. A caso. Ci sta, a caso. Alla caso. A caso. No, e cioè da dire, no, un'altra problematica è che in Italia stessa, al nord spesso pronunciamo Z e al sud pronunciamo S. Casa e quindi c'è casa. anche Sì, l'intonazione regionale. E quindi questo qua, Crea più. cioè le regole le so e magari sbaglio, mi rendo conto che questa, devo dire Ti dico solo una regola che ti cambierà la vita. Sei pronta? vediamo. Siete Vai. pronti? La S in inglese a inizio parola è sempre Silvia e mai Rosa. Quindi si dice Taylor Swift, non Quindi Taylor non è Swift. switch che hai detto prima, Ah, ma è switch. Tipo l'unica parola che ho detto. Quindi parole, attenzione, Brava, tipo brava. Swimming. snack, snob, snail, snake, snow, small, non small and snake Sì, and snack sì. and snob, Ok. eccetera. Quindi S inizio parole sempre Beh, per Ok. fortuna abbiamo il No, libro infatti. Compiti delle vacanze per adulti. esatto. Abbiamo- Ma la S abbiamo- non l'abbiamo abbiamo messa. capito che dobbiamo Infatti dobbiamo lavorarci un po' su. magari Partire fare da anche- quello e fare qualche lezione. Non so se forse. abbiamo messo un esercizio sulle S, però. Ok. No. Sì, forse c'è, non mi ricordo adesso. Beh, ok. Un'altra Ok. molto semplice è quella della doppia. La doppia Ah, in sì, inglese non esiste. non è mai pronunciata. Mai. Quindi mai. non è happy, ma è happy. Happy. Non è coffee, ma coffee. Te lo devi immaginare Questo, come so- se già vi portate a casa questo. O due. infatti. Te la Esatto. puoi- gratis. Grazie. Più le H da stare attenti. Non... Dai. Vabbè, le H lo Infatti. sapete, in realtà lo Eh, sanno tutti, si fa fatica. Sì, comunque. E poi scusa Aurora, ti volevo fare una domanda diciamo più specifica a te. Com'è crescere due bambini bilingue?
Difficile, molto difficile. Ok. Soprattutto quando tu sei l'unico input della lingua straniera, soprattutto adesso che siamo in Thailandia, siamo lontani per esempio da Arianna che quando eravamo a Londra li vedevo molto spesso. Io ci parlo solo in italiano, se mi parlano in inglese. Ma tra l'altro non mi parlano neanche in inglese loro. No. Sono talmente abituati che Sì, fanno lo switch. Switch. Alzo le mani. Vabbè, no, è veramente difficile perché la chiave del bilinguismo sta nell'esposizione. Tu da bambino devi ricevere un input che sia abbastanza alto nella seconda lingua per far sì che diventi parte del tuo essere, della tua identità, ok? Quindi in realtà il goal sarebbe 50-50, ma non è possibile se io sono da sola. Quindi mi faccio aiutare da media esterni, canzoni, cartoni, audiostorie, io che parlo e leggo loro libri in italiano tutte le sere, ok? Ho insegnato loro a leggere in italiano fin da quando sono piccoli, proprio per aiutarli ad apprezzare la fonetica, i suoni, la fonologia italiana, eccetera. E quindi è difficile, ma non bisogna arrendersi, perché se voi siete l'unico input della seconda lingua, siete preziosissimi, non potete rinunciare a questa cosa, perché togliete un regalo, un gift che potete fare ai vostri figli per il resto della loro vita, ma non solo necessariamente diventare fluenti in italiano, ma proprio l'apprezzamento delle lingue straniere. E Sammy invece ha un po'... Sam parla benissimo italiano, benissimo, senza studiare. Bravo. Benissimo, Dai, è bravissimo. è molto è bravo, lui ha orecchio. E la cosa bella di Sam è che Super motivato, he's tra l'altro. totally embraced it, cioè mi ha conosciuta, lei è italiana, lei parla italiano, lei ha la cultura italiana, non ha mai fatto un commento, siamo insieme da 11 anni, non ha mai fatto un commento del dire sì vabbè dai adesso parla in inglese perché non ti capisco, oppure che noia, cioè a un certo punto quando... Giusto per concludere un attimo la puntata, cioè che consigli vi viene da dare magari a chi vive all'estero, sta avendo difficoltà a imparare la lingua, comunque anche a sentirsi un po' integrato nel contesto e nel paese insomma in cui vive. Che cos'è che secondo voi è fondamentale proprio Per fare lo switch. bravo, l'hai detto tu, quindi Bravo. Allora, per me Buttarsi. adesso che mi sono appena trasferita a Bangkok, che pensavo, avendo vissuto tutta la vita all'estero, tutta la vita, gli ultimi 15 anni, tutta la mia adulthood all'estero, che sarebbe stato ok. Ma mi sono detta fin da subito, Aurora, tu lo sai come funziona? Appena arrivi, great excitement, quindi sei bella pompata, tutto bene, esperienza nuova, tutto figo. Poi però la realtà kicks in, nel senso che inizi a renderti conto, cavolo, questa è la mia vita, non conosco nessuno, devo ricominciare da capo. Nessuno parla inglese, perché nessuno parla inglese dove vivo io in Thailandia, quindi Sawadika. No, sto cercando di imparare il Thai. Ero già entrata nel mood. Molto bene. Sto imparando, cercando di imparare il Thai adesso per comunicare un minimo con i locali, quindi Changput Thai Nit Noi, che vuol dire parlo un pochino di Thai, ma non è vero, è l'unica cosa che so dire, no. Quindi comunque il renderti conto e accettare fin da subito, ancora prima di partire, che ci sarà un periodo tosto, veramente difficile, perché dopo che l'excitement va via c'è un periodo di settling in che è duro. Quindi io sto patendo in questo momento tantissimo ad essere lì, anche perché Sam va a scuola, conosce un sacco di persone, lavora a scuola, io lavoro da casa e la mattina posso lavorare perché il pomeriggio prendo i bambini e la mattina voi tutti dormite, quindi non posso chiamare Arianna, non posso fare i miei meeting, non posso fare le mie lezioni, sono completamente sola, abbandonata dal mondo, quindi In Thailandia. quindi cosa devi fare? Uscire dalla tua comfort zone, buttarti, cercare di conoscere persone, cercare di
sì, E poi crearti- secondo me una cosa che può crearti aiutare quotidianità. molto che si fa fatica al doppio. Cioè, una cosa è buttarsi per conoscere gente, punto. Non aver paura, andare anche a eventi sociali da soli, senza problemi. Oramai ci sono tantissime attività, meetup, eccetera. Siamo anche fortunati perché già 10 anni fa non era così, secondo me. E Ma un altro tanti europei scoglio- all'estero comunque. Esatto. Sì. Però un Comunità. altro scoglio, secondo me, aggiuntivo è cercare veramente di sforzarsi a fare amicizia con persone del posto, che è difficile ovunque. Sì. Perché io ho vissuto in Germania, in Inghilterra, ho vissuto a Imperia, trasferita. Lì sì che è difficile. Fare amicizia con i locali, lì è difficile. No, però comunque è ancora più difficile perché viene naturale legare con altri stranieri che sono nella tua certo. stessa posizione, Sì, no? Sì. Ma la vera integrazione avviene nel momento in cui tu ti sforzi a conoscere l'inglese, a diventare amico con un inglese o con un Thai, nel certo. suo caso. Ed è lì che riesci veramente a entrare a contatto con la cultura. Ma ci vuole molto più tempo perché ovviamente tu sei straniero, quindi automaticamente sei un po' escluso. Sì. Non lo fanno apposta. Se ci pensate voi, quanti amici stranieri effettivamente avete? Beh, loro vivono all'estero. Ah, è vero, vedete. Vabbè, comunque. Sì, sì. Il mio più grande achievement nella vita è stato, io ho fatto la magistrale a Stoccolma e dopo mesi che mi lavoravo dei local, cioè dei svedesi, nel momento in cui mi hanno invitato fuori loro, capisci? è stato per me, ho detto ce l'ho fatta, Però ovviamente ci vuole più tempo, ma è normale, ma Sì, non sono sì, loro però- che sono e chiusi. adesso continuano ad essere amici molto dopo già stretti. tanti anni. Sì, Io sì, quindi questo trasferimento in Thailandia me lo sono preso proprio come sfida personale per rivivere anche quello che ho vissuto a 18 anni quando sono andata in UK, Ok. riviverlo con tutta la consapevolezza che ho oggi. E nonostante sia comunque ancora difficilissimo, e probabilmente la parte più difficile è la solitudine. Sono una people person, io ho bisogno di circondarmi di persone, di chiacchierare, eccetera, eccetera. E quella è la parte più difficile. Però riadattarmi alla cultura nuova, apprezzarla, riscoprirla, questa cosa qua con questa nuova consapevolezza di un'adulta che ha vissuto all'estero tanti anni, è proprio un progetto personale Certo. che mi sono proposta. bello. Ok, sì, molto bello. Grazie davvero ragazze per essere state qui con noi oggi. Ci siamo divertiti Grazie per un averci sacco. No, invitati. Anche noi. E comunque anche il fatto un po' di averci trasmesso, che è anche importante magari nella quotidianità, soprattutto magari con te Aurora, mettere sempre un po' di unicità e di creatività anche magari nell'imparare una lingua. Ma anche impegno, come l'altra infatti. sorella invece che mette più, una parte più organizzativa. Anche entrambi. La parte organizzativa non è mai apprezzata. Sì, No, un infatti, po' di creatività. quando lì, scoprono che esisto imparare anch'io. una- Ma tu chi sei? Ah, ma io non sapevo. Ah, No, noi lo sapevamo. Per chi ci ascolta, appunto, seguite Aurora e Arianna. Sì, Aurora.online language lessons. Ok. E seguite anche Globers per rimanere aggiornati su opportunità e vita all'estero. Alla prossima puntata.